Ciao! Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e alla regia Stefania. Ciao Stefania! Qualche giorno fa vi ho chiesto di indovinare quale auto stessi per acquistare. Beh, oggi vi darò la risposta. Ferrari, Porsche, Lamborghini? No ragazzi, la mia nuova macchina è una... Questo è Addicted to Motors, to auto, to cars. È una Toyota Aygo. Vi dico la verità ragazzi, io fino ad oggi ho guidato solo moto, non ho mai avuto reale necessità di guidare una macchina vera e propria, a parte quella di famiglia, però mi sono detto per i miei spostamenti, per fare le recensioni dei droni, è comoda una macchinina perché portarsi i droni, la telecamera, tutto l'ambaradan addosso in moto è un po' complicato e Stefania conferma. Confermo. Quindi non avevo grosse necessità di macchine molto grandi e mi sono presa questa macchinetta. È una 2015 pagata sui 6.000 euro e mi piace perché ha uno stile che sembra uscito da un manga, molto simpatica. Prego Stefania, falla vedere attorno attorno. Torna attorno, questo sarà un po' barese. Ragazzi, ho già fatto qualche strage di insetti venendo qua, quindi non preoccupatevi se vedete macchie rosse. È davvero bellina, è una city car. Io ragazzi non amo le smart, qualcuno pensava prendessi una smart, però non mi piacciono le macchine a due posti. Questa è una 5 porte, molto carina, molto simpatica e già mi immagino qui adesivi del canale con la mia faccia e quella di Stefania ovviamente. Dei fari LED, qualche dato tecnico, 69 cavalli se non sbaglio, cambio manuale. Io la volevo col cambio automatico, però non si può avere tutto dalla vita. Arriva a 160 km orari, 0-100 in quanto tempo? Vabbè Stefano non lo sa, in 13-14 secondi e consuma 5 litri di benzina ogni 100 km, quindi niente male. Ops. Ed eccoci qui dentro. Ciao ragazzi, ciao di nuovo. Come vedete un design molto, di inquadrare la macchina, molto giovanile con queste bocchette d'aria a cerchietto. Faccio vedere qui, facciamo prima. È un grosso computer centrale, configurabile, si può mettere il telefono, GPS e tanta roba brutta. Qui c'è la chiave. Guarda la chiave Stefania come si apre. Okay. Poi proviamo a metterla in moto, freno a mano c'è. Questo è ovviamente il cambio. Ma ti piace Stefania? Visto com'è bello questo cambio? Il tachimetro con il piccolo computerino con i trimmer, i trim parziali, si dice così Stefania? Non lo so. Poi al lato c'è il contagiri, l'aria condizionata lì e le palle a fianco e questo è il computer. Allora c'è l'orario, la temperatura, possibilità di connetterlo al telefono, lettore multimediale sia Bluetooth, radio, AM, FM, molto ben fatto. Ragazzi non sono un recensore di automobili, perdonatemi, però voglio farvi vedere la mia macchinetta nuova, anzi la nostra macchinetta nuova, anche se Stefania non ha pagato assolutamente nulla. Queste sono le informazioni sui consumi, la distanza percorsa, l'autonomia residua, un computerino davvero simpatico. Possiamo tornare indietro, connessione, impostazioni varie, è un touch capacitivo molto veloce e anche il telefono, chiamare i contatti, fare messaggi eccetera eccetera, insomma anche riprodurre musica in Bluetooth. Poi qui sotto abbiamo il clima automatico che è molto forte, vabbè sì, poi i classici tasti e nulla, anche comandi a volante. Ho la posa da sì, recensore di automobili. Sì. Allora ragazzi, è un'automobilina molto piccolina e carina, va bene per la città o per le piccole gite, anche se il motore ha un buono spunto. Chi sta davanti è molto comodo, i sedili si possono portare indietro molto, si possono anche inclinare, però dietro come vedete è molto sacrificato, sta bene qualche bambino, cos'è quella? Hai mangiato la focaccia, non butti la carta Stefania. Però davanti si sta molto comodi, dietro un po' meno, però è un bel abitacolo. Qui ho messo
questo coso qui per la pressione delle gomme, Zoom per gli amici. che vi farò vedere in una recensione apposita. La porta USB della macchina, questo l'ho messo io e ve lo recensirò. Questo è un'uscita per collegare altre casse esterne, e questo è l'accendisigari dove metto 2 porte USB ausiliare. Porta borracce qui, porta bottiglie, vani vari. Che altro devo dire, Stefania? Non lo so, forse le rifiniture, non Le lo so. rifiniture sì, dai, sono ben fatte, adeguate al costo. Questa è una 2015 con 40.000 km, l'ho pagata 6.000 euro e l'ho presa perché il prezzo era molto buono. E qui c'è anche lo specchio per Stefania che potrà... Come si chiama questo specchio? Là Aspetta, sotto? stamattina ci sono riuscita. Ecco. Ciao! Ciao ragazzi, voi siete qui dentro? Bene. Questo è uno dei video più stupidi che io abbia mai fatto, però sì, ci sta. L'ho presa anche per recensirvi un po' di roba smart per la macchina, sia quel coso che vi ho mostrato prima, sia un avviatore che mi sta arrivando da Gearbest, tanti prodottini molto interessanti. Vediamo anche su strada come va questa macchina e poi basta. Ciao amici di auto... no ragazzi, stavo sbagliando canale YouTube. Allora, la guida di questa macchina è davvero molto semplice, si guida quasi da sola, talmente tanto facile che potrebbe guidarla anche Stefania. Devi mettere la prima, altrimenti non fa. Piano piano. Allora, no, non accelerare. Alza piano piano la frizione senza accelerare. È come se ci stessimo muovendo. Ma piano piano, alza la frizione. Oh, brava Stefania! Piano piano. E per voi una lezione di guida gratuita con Stefania. No, Le mani più in non basso, guidate con me. alle 9:15. Abbassa che sta la mano. Oh. Ecco, l'hai raffinato come sempre. Aspetta, piano piano. Vai, gira, altrimenti andiamo in un fosso. Piano piano, gira il volante piano piano. Non c'è molto da dire, le marce si innestano velocemente, il cambio è corto. Perdonatemi se non uso termini molto tecnici. Ora siamo sullo sterrato, non sentiate troppe vibrazioni perché le sospensioni lavorano molto bene. E anche su strade dissestate. Ti rendi conto che mi stai facendo girare la testa? Sì, e anche stiamo girando anche su strade dissestate, dicevo, non c'è nessun problema. Anzi, ora vi faccio vedere un'altra caratteristica di questa macchina. Mettiamo la retromarcia e automaticamente si attiva qui la retrocamera che ci permette di parcheggiare davvero facilmente. Senza pericolo. Ok. Dicevo, senza il pericolo di colpire nessun ostacolo. La mia macchina in più ha anche i sensori anticollisione di dietro, però non ne vedo molto l'utilità. Insomma, una macchina che si guida veramente molto facilmente. Ora vi faccio sentire il rumore, il rombo di questo motore, che è un 3 cilindri, non penso di averlo detto. Mettiamo la seconda e andiamo. Nonostante sia un motore molto piccolo, il rumore mi piace, davvero bello. Sportivo? E ok ragazzi, questo è tutto, una bella macchinetta, cioè a me piace per l'uso che devo farne. Fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto ragazzi, tanti bei like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi se non l'avete già fatto. In descrizione video trovate il link per acquistare questa macchina, no è bugia. Ridi Stefania, ridi un po', ridi! E anche coupon per acquistare questa macchina, Sì, sto scherzando. tutti qui. Ma che... Vabbè, trovate il link per entrare sul nostro gruppo Facebook, canale Telegram, canale Instagram, sì. Se avete qualche domanda ragazzi fatemelo sapere. Lo so che a molti piacciono le macchine grosse, però io sinceramente non saprei che farmene, questa per me va benissimo. Questo è tutto ragazzi, alla prossima, ciao! Ciao! Perché continua a riprendere?
Vuoi riprendere a me? No, non siamo adatti alle recensioni di automobili, ragazzi. Assolutamente. Sì, però mi stai riprendendo attraverso il finestrino. Vieni di qua!